Ciao ragazzi, questa volta vorrei mostrarvi come sostituire questo rubinetto. Probabilmente in questo rubinetto si sarà rotta la cartuccia, infatti se guardate bene nel punto in cui vi metto la freccia gialla, eccola, c'è una grossa perdita di acqua. Quindi io vi sconsiglio di comprare il pezzo di ricambio in quanto tutto il rubinetto costa soltanto 25 euro. Per rimuoverlo dobbiamo intervenire dal lato sottostante del lavabo. È una cosa molto facile, basta che guardate la procedura che vi mostro. Osservando le due frecce gialle noterete che il rubinetto è fissato al lavabo con due dadi. Vi dico subito che non è detto che sia sempre così perché la maggior parte di essi sono fissati con uno soltanto. Prima di iniziare è indispensabile togliere l'acqua, quindi andremo a chiudere questi due piccoli rubinetti che stanno al di sotto del lavabo. Eccoli qua. Entrambi vanno chiusi, uno è dell'acqua calda e l'altro è dell'acqua fredda. Logicamente, prima di andare oltre faremo una prova per vedere se esce acqua, quindi andremo ad azionare la leva del rubinetto. Sembra che sia tutto a posto, quindi possiamo anche iniziare. Allora, con la chiave numero 13 teniamo fermo il tubicino come sto facendo adesso e con la numero 24 andremo a svitare il raccordo filettato. La stessa cosa faremo anche al tubicino che sta a fianco, ecco dove vi metto la freccia. Entrambi i tubicini sono stati scollegati, ora andremo a rimuovere il rubinetto. Per farlo, come dicevo prima, dobbiamo rimuovere i due dadi che stanno qua sotto. Per questo scopo dovete utilizzare una chiave da 10. Mi scuso se mi ripeto, questo rubinetto allora è fissato con due dadi da 10, il nuovo invece ne avrà soltanto uno per fissarlo. Il problema che sto avendo adesso è che entrambi i raccordi non riescono a passare dal foro del lavabo. Ecco, ora vi metto una freccia. Allora vi consiglio di rimuovere un tubicino dal rubinetto e fare come vi mostro. Per fare questo useremo una chiave da 10. Ok signori, il rubinetto è stato rimosso, ora vi mostro meglio come era fissato da sotto. C'era questo pezzo a forma di mezzaluna di gomma, eccolo qua, questo, poi c'era un altro pezzo, la stessa forma però di metallo e infine c'erano i due dadi da 10 che bloccavano tutto.
Questo è il nuovo rubinetto. Come vedete dalla scatola esce tutto. Ci sono i due flessibili, c'è anche la piletta se vogliamo sostituirla. Insomma, non manca nulla. Il tutto ho pagato qua a Napoli soltanto 25 euro. Bene, questi sono i due flessibili che dobbiamo installare. Da notare che sono contrassegnati per tutta la loro lunghezza da una striscia azzurra e una striscia rossa. Quello che sto installando adesso ha la striscia rossa e quindi va installato alla sinistra del rubinetto perché è per l'acqua calda. L'altro invece, che ha la striscia azzurra, va installato alla destra del rubinetto perché è per l'acqua fredda. Sotto al rubinetto dovete inserire questa guarnizione, eccola qua. Questa serve per non far infiltrare l'acqua tra il rubinetto e il lavabo. Quindi è necessaria, bisogna metterla per forza. Ora dobbiamo introdurre i flessibili all'interno del foro del lavabo. Poiché questo foro, come abbiamo detto prima, è un pochettino stretto, noi possiamo introdurre un flessibile alla volta. Infatti guardate nel punto dove vi ho messo la freccia gialla. Eccola. Ora metteremo prima un flessibile e poi l'altro. È molto semplice. Assicuriamoci che la guarnizione sia posizionata bene nel punto indicato dalla solita freccia gialla. Ora per fissarlo questo rubinetto dobbiamo intervenire nel lato sottostante del lavabo. Praticamente dobbiamo fare la procedura inversa che abbiamo fatto all'inizio quando lo abbiamo rimosso. Quindi accoppiamo il pezzo nero di gomma a forma di semicerchio con l'altro pezzo di metallo anch'esso a forma di semicerchio. Li accoppiamo in questo modo e li introduciamo nel perno filettato che si trova al di sotto del rubinetto del lavabo. Fatto questo, poi fisseremo il tutto con un solo dado utilizzando una chiave da 13. Prima di collegare i flessibili dobbiamo sostituire le guarnizioni che si trovano in questo punto qua a entrambi i rubinetti. Infatti notate la differenza tra la vecchia e la nuova guarnizione. La vecchia è mal ridotta e la nuova è perfetta, quindi conviene sempre cambiarla. Ora recuperiamo questo raccordo, altrimenti non possiamo collegare flessibile al piccolo rubinetto che si trova vicino al muro.
Per installare il raccordo sul flessibile dobbiamo utilizzare una chiave da 13 e un'altra chiave da 19. Adesso invece utilizzeremo una chiave da 13 e un'altra da 24. Ok, ora possiamo aprire anche l'acqua. Da quest'altro lato devo cambiare tutto il rubinetto in quanto è molto mal ridotto. In questo caso dovete individuare la centralina che c'è nel vostro bagno e togliere l'acqua a questo rubinetto. Bene, al piccolo rubinetto nuovo che dobbiamo installare metteremo un po' di nastro di Teflon che farà da guarnizione. Con una chiave da 19 fisseremo il rubinetto. Dobbiamo avere cura che il rubinetto si deve fermare con il raccordo rivolto all'insù, come vi faccio vedere adesso. Ecco, questa è la posizione giusta. Ok, finito anche da quest'altro lato, ora possiamo aprire il rubinetto. Inseriamo l'asta di comando dell'apertura e chiusura del salterello. Ora andremo a collegare l'asta verticale con l'asta orizzontale del salterello. Facciamo anche una prova per vedere se tutto va bene. Carissimi amici, vorrei consigliarvi il video successivo a questo, in cui vi parlerò di come sostituire il sifone e la piletta del vostro lavabo. Troverete il link in descrizione. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ah, un attimo, volevo presentarvi il mio fratellone Gianni, eccolo qua. In effetti il lavoro è stato realizzato a casa sua. Anche lui, come tutti, mi ricompensa del lavoro fatto con bellissimo caffè che prenderò con tutto il piacere alla salute di tutti, in particolar modo alla vostra che mi seguite con tanto interesse. Alla prossima!
Falla venire vicino a te. Vieni qua. Sedu.